Ah, eccolo qui. L'ho preso venerdì e sono passati praticamente, oggi è martedì, quindi ci ho messo un bel po' a sistemarlo. Diciamo che ho avuto problemi, sapete con cosa? Con TikTok. Le bozze di TikTok è l'unica cosa che dà problemi nell'essere trasportata da una parte all'altra, da un telefono all'altro, perché vengono salvati nel telefono, non lo so, insomma, praticamente diventa sempre un problema. Quest'anno ho risolto, sapete come? Siccome avevo 120 passabozze, perché ci tenevo anche video ricordi e altro, e video di lavoro e tutto, cosa ho fatto? Ho salvato tutto sulla galleria e ho detto basta, così anche se un giorno mi ruberanno il telefono o succederà altro, almeno sarò pronto e non dovrò perdere tutto. Anche quest'anno, ragazzi, ho cambiato il telefono, ma quest'anno ci tenevo. Più che a farvi vedere l'unboxing, che comunque lo avete visto, ho cambiato anche l'orologio e quindi ci tenevo a spiegarvi una cosa. Siccome sul mio canale ho sempre documentato il mio percorso, le mie passioni, me come persona, all'inizio era più un punto di vista di cura esteriore, poi era un documentare il mio percorso, poi è diventato anche il documentare il mio percorso interiore. Insomma, avete visto praticamente tutte le parti di me, siete cresciuti anche con me perché è tanto che ho questo canale, ultimamente sta prendendo la mia parte diciamo più interiore, vedo che la gente è interessata, probabilmente anche perché è quella di cui parlo recentemente in modo più esaustivo, è quello di cui mi interesso di più, passo veramente letteralmente le giornate a fare introspezione, a migliorare, a imparare e quindi sono cose che voglio condividere con voi, ma comunque le mie passioni come i profumi, la tecnologia, l'innovazione sono cose che mi sono rimaste, il benessere, la cura di sé e quindi spesso ne parlo, anche perché sono domande che mi fa. L'unica cosa che tralascio spesso nei miei video è un po' la parte tech, è un po' la parte innovazione. Mi piacerebbe parlarne ogni tanto, anche perché penso che siano forse il 50% dei contenuti che consumo io, come appassionato, sono gli argomenti tech. E quindi mi piace, sono proprio appassionato di tutto ciò che può portare l'essere umano a un passo più avanti. La tecnologia è un po' una dimostrazione. Non è ovviamente tutto, è uno strumento esteriore molto che a me affascina, ecco, il futurismo proprio mi intriga. Tant'è che io quando ho fatto la terza media ho portato, pensate, la tecnologia e i social media come tema. Quando ho fatto la tesi in quinta liceo ho portato Steve Jobs come tema principale, ero proprio già innamorato di tutto l'ambiente Apple in particolare, e poi anche ho portato i social media, l'imprenditoria digitale, eccetera eccetera, quindi è sempre stato un ambiente che mi ha affascinato e ci tenevo a fare questo video, sì, per farvi vedere, documentare sempre il mio percorso, farvi vedere anche quando ho comprato la videocamera, quando ho comprato il microfono nuovo, quando compro le cose nuove, vi aggiorno perché è un po' un blog, un aggiornamento anche per voi, qualcosa di più relax invece che parlare magari sempre di cose diciamo profonde, e ci sta anche questo, ma perché ho anche ricevuto dei commenti quando l'ho postato sul mio profilo di Instagram, dei commenti che diciamo l'hanno vista un po' in modo non negativo ma con delle domande, nel senso, Marco, ad esempio un commento che mi è arrivato, Marco, ma tu parli di spiritualità, parli di questo, parli di quello, eccetera eccetera, ma com'è possibile che poi ti lasci andare a un consumismo così, quindi ti compri un nuovo iPhone, fai la storia, fai contenuti, eccetera eccetera. E quindi volevo un po' rispondere a questa cosa. Allora, diciamo che, come vi ho detto, uno, per me è una passione. Non sono appassionato di consumismo, sono contro ovviamente, anch'io penso che tutti a loro modo cercano di essere contro al consumare in modo, diciamo, esagerato il tutto. Però diciamo che Apple, a parte che, piccolo spoiler, ci ho lavorato in Apple, l'ultimo lavoro che ho fatto prima di diventare freelance è stato proprio in un Apple Store e sono sempre stato, come vi ho detto, un po' appassionato alla filosofia che c'è dietro Apple, al modo in cui creano proprio il design dei loro prodotti, a quello che ci sta dietro, al fatto che a differenza delle altre aziende, magari invece che puntare esclusivamente al profitto, mettono una leggera parentesi in più sia sul punto di vista di ambiente, di design, di innovazione, ma anche proprio basato sulle persone. Mi ricordo anche quando lavoravo, non posso darvi troppe informazioni perché comunque era tutto riservato, ma diciamo che si puntava tanto alle persone e i prodotti per le persone, più che
mettere, diciamo, in primo piano i soldi, l'azienda e il fatturato e dopo il resto. No, lì era prima quello, si voleva fare uscire un cliente felice dal negozio piuttosto che prendere soldi dal cliente. Poi ovvio che un'azienda deve fatturare, però diciamo che mi è sempre piaciuta la filosofia che ci sta dietro, l'ho vista sempre pulita, vabbè, classica magari americanata e multimiliardaria, tutto quello che volete, però a me diciamo che è piaciuto. Tant'è che quando io ho iniziato a lavorare come content creator, quindi ho iniziato a documentare il mio percorso, è diventato un po' un lavoro, diciamo che ho avuto un po' la scusa per dire ok, ogni anno c'è l'uscita del nuovo iPhone e io sono uno di quelli che si metteva all'inizio no in coda, l'ho fatto una volta per vedere com'era, ma ogni anno mi guardo i rumor, guardo com'è, oppure guardo anche gli aggiornamenti quando escono, sono il primo che aggiorna, perché proprio questa idea di innovazione, di avere qualcosa di nuovo, mi piace tanto, mi intriga e ultimamente è anche una questione di utile, perché per il mio lavoro contate che io il 60-70% del mio lavoro è basato su questa cosa qua, su questo telefono e quindi averlo ogni anno con la batteria nuova, con la fotocamera che va meglio, con tutto che va meglio, il microfono, le performance eccetera, diciamo che mi è utile, non è assolutamente necessario, ma mi è utile e in più è la mia passione, quindi questo è un po' il primo motivo, questa è un po' passione. Il lavoro è anche una seconda cosa. Secondo motivo, e non mi sto giustificando, sto solo spiegando questa cosa perché in effetti è una domanda lecita. La seconda cosa è perché postarlo? Perché vi ho detto, mi piacerebbe parlare ogni tanto anche di più proprio di argomenti del momento, quindi innovazione, tecnologia e l'iPhone è comunque uno dei prodotti più attesi dell'anno. Quindi ovviamente attira un po' l'attenzione, anch'io guardo tantissimi contenuti che riguardano il nuovo telefono o comunque i nuovi prodotti che escono e settembre-ottobre è il momento giusto. E quindi ogni anno l'ho sempre fatto, all'inizio era un po' per condividere il mio percorso, ero semplicemente emozionato, contento e quindi lo condividevo e adesso è un po' la stessa cosa ma è anche una scusa anche per poter parlare di questi argomenti. Terzo motivo, io non mi compro mai niente, mi compro solamente cose che mi possono essere utili per il mio lavoro, non mi tolgo mai nessuno sfizio, i miei vestiti sono sempre gli stessi, veramente mi compro i vestiti una volta all'anno e sempre tipo 2 magliette nere, un paio di pantaloni se va bene, le scarpe forse, ma non mi tolgo mai sfizi, praticamente mai. Mi sono comprato il microfono quest'anno, l'unico sfizio che veramente mi tolgo ogni anno è l'iPhone nuovo, perché mi piace, perché alla fine io sono anche convinto che chi pensa che il telefono non sia importante al giorno d'oggi sia un po' un ipocrita. Non è essenziale, ma nulla è essenziale, cioè allora viviamo nelle caverne e finiamola lì, come il ragazzo che mi ha fatto il commento, la domanda è lecita, ma è anche un po' lì, nel senso che, ma proprio tu che fai così, prendi l'iPhone nuovo. Se tu mi trovi un piccione viaggiatore che mi fa i video in 4K per metterli su internet, ti compro il piccione viaggiatore, nel senso che io compro l'iPhone perché? Perché è il mezzo migliore per cui fare delle cose. È come a Sadhguru a cui chiedono ma perché, scusa, sei uno yogi e vai in moto? E lui risponde sempre, scusatemi, se i miei piedi andassero ai 150 all'ora, allora non userei la moto. Nel senso, non è che dato che la tecnologia esiste, è un passo innovativo, se non sei schiavo della tecnologia e quindi la utilizzi a tuo vantaggio, è sicuramente un vantaggio extra. Se 150 anni fa avessero avuto la tecnologia che abbiamo adesso, sicuramente le avrebbero utilizzate anche 150 anni fa. Non è che uno non è uno yogi se si compra il telefono per comunicare, per fare i video, anche perché senza non vedreste questi contenuti non riuscirei a comunicare, a esprimermi, a lavorare e anche a portare consapevolezza su questi argomenti, o perché uno usa la moto. Quindi non è che c'è o un estremo o l'altro. E rinunciare alla tecnologia è qualcosa di assurdo. È vero, la tecnologia può far male, non bisogna esserne schiavi, ma è uno strumento. Non è la tecnologia in sé che fa male, è come la si utilizza, è uno strumento. Cioè l'idea non è che noi, dato che associamo le persone, diciamo, sagge all'antichità, bisogna essere antichi e comportarsi in modo antico per essere saggi. Sì, in base alla tecnologia, alla situazione che abbiamo al momento, ci si comporta così. L'importante, come dicevo, è non esserne schiavi. Ovviamente io cerco di non utilizzare il telefono troppo spesso, ho fatto anche video su come cerco di star lontano dal consumare troppo, anche sui social media, eccetera, ma allo stesso tempo, se utilizzato nel modo corretto, la tecnologia può fare grandi cose. Abbiamo uno strumento che può veramente raggiungere milioni di persone per la prima volta nella storia, dalla camera tua, e quindi se utilizzata per spargere consapevolezze e argomenti che possono aiutare le persone,
e ben venga. Ovvio che saranno in mezzo comunque a contenuti un po' trash di intrattenimento e contenuti di spazzatura, però meglio che ci sia ogni tanto qualche pop-up che ti sveglia fuori invece di solo cose che ti addormentano. E chi dice no, ma io mi prendo un telefono che costa 100 euro perché mi basta quello, va benissimo, ognuno la pensa come vuole, però anche lì io preferisco investire in un qualcosa che magari per le persone, adesso vabbè io lo cambio ogni anno, ma per questo motivo qua, ma una persona che invece non fa questo lavoro, eccetera, piuttosto di spendere 200, 300 euro, 400 euro per un telefono da cambiare ogni anno e mezzo perché si rompe ed avere nel frattempo un telefono che non va tanto bene e in più, dato che lo utilizzi tutto il giorno, perché che uno voglia o no, al giorno d'oggi il telefono è un po' un'espansione di sé a livello esteriore, lo utilizzi per internet, lo utilizzi per le mail, per i messaggi, per le chiamate, per le applicazioni, i social, cioè, passiamo tanto tempo sul telefono. Se vai a investire poco, devi cambiarlo più spesso, alla fine piuttosto investi in qualcosa che ti dura di più, ma anche nel mentre che ti dura hai un'esperienza migliore, cioè ti migliora potenzialmente lo stile di vita in quel senso lì. E quindi diciamo che ogni anno mi tolgo questo sfizio e mi prendo l'iPhone, quindi questo è l'altro motivo. Quarto motivo, in realtà sembra wow, questo è ricco, questa persona è fantastica, quanti soldi hai? No ragazzi, se voi ogni anno lo cambiate l'iPhone, non è che spendete così tanto. Io vendendo il mio a privato e comprando quello nuovo, ogni anno non è che vado a spendere così tanto. Una volta ogni 3, 4, 5 anni spendo un po' di più perché come quest'anno ho cambiato ad esempio l'Apple Watch. L'Apple Watch lo utilizzo tutti i giorni per l'allenamento, per il sonno, per il tracking, ho fatto degli interi video a riguardo, io l'ho comprato dal serie 0 e mi è sempre piaciuto tantissimo. Prima avevo Android anche con l'iPhone, quindi non è che sono per forza Apple, però è l'ecosistema con cui mi trovo meglio perché ho tutto comodo, ho il Mac eccetera, e ogni 5-6 anni cambio il Mac, ogni 2-3 anni cambio l'Apple Watch, ogni anno cambio l'iPhone. E non è matematico, cerco di sfruttarli il più possibile, ma l'iPhone diciamo che è quello sfizio che mi tolgo, non necessario ma mi piace. E ve l'ho detto, non serve neanche così tanto, è vero, magari non è una cosa per tutti, però è una questione di priorità. Non è che è una questione che non tutti possono permettere, è che magari io non mi compro le scarpe di Balenciaga come il mio vicino di casa, ma non mi compro niente per tutto l'anno perché voglio aspettare e mettere via soldi per l'iPhone nuovo, vendendo addirittura anche il mio. Quindi è anche una questione di priorità. Poi ovvio non è necessario, ma ci sono vari modelli, ad esempio quest'anno io ho preso il Pro Max, ma perché mi piace lo schermo grande, mi piace perché lo utilizzo, non ho più l'iPad, ho venduto l'iPad, quindi ho il Mac come piattaforma principale per il lavoro e poi questo lo utilizzo anche per guardare i video in giro, per qualsiasi cosa anche al posto dell'iPod, quindi più è grande meglio è anche per la batteria. Ma quest'anno ad esempio il 16 normale è stato qualcosa di pazzesco, quindi diciamo che questo è un po' il motivo. Non bisogna farsi diciamo condizionare troppo da questi pregiudizi che abbiamo ragazzi. Una persona non è che è spirituale o non spirituale in base anche a queste cose. La tecnologia è importante, l'importante ragazzi in come in tutto, come quei profumi, come qualsiasi cosa, come il benessere, il beauty, la cura di sé a livello esteriore, è non identificarsi con quella cosa. Se sei identificato con quella cosa, allora lì è un problema. O può essere un problema. Quindi quest'anno ho preso questo, che a livello di differenza dagli anni scorsi c'è la batteria più grande, c'è lo schermo che l'hanno migliorato, c'è uno schermo più con i bordi sottili che a me piacciono tantissimo. Tra l'altro, siccome sto imparando il giapponese perché a febbraio vorrei tornare là, che mi è piaciuto tantissimo Tokyo, mi sono messo il telefono in giapponese insieme ai corsi che sto facendo per migliorare. La fotocamera un po' meglio, quindi inizierò a fare anche contenuti migliori su Instagram, TikTok, anche in modi diversi. Non ho messo lo slow motion che a me non interessa così tanto, hanno messo gli stili nelle foto, dato che è qualcosa che a me non è mai piaciuto il tipo di foto che il telefono fa perché è tutto troppo luminoso e invece adesso puoi cambiare lo stile, le ombre eccetera, quindi è meglio, anche i microfoni sono migliorati tanto. Hanno aggiunto anche questo tastino che è il tastino della camera control, quindi tu premi e praticamente ti fa comandare, vedete con un tasto e touch potete comandare il telefono, potete fare tutti gli stili eccetera, quindi è utile anche questo per quanto riguarda la fotocamera. Poi c'è iOS 18 che ha anche degli aggiornamenti, il problema è che è tutto basato un po' sull'intelligenza artificiale che noi ancora non abbiamo. Apple Intelligence arriverà nel 2025 per noi. Vi consiglio di seguire Giulio Brotini, un ragazzo, un canale italiano simpaticissimo che a me piace tanto e ogni giorno praticamente mette un video nuovo in cui
parla di Apple, di tecnologia, in cui aggiorna, e io seguo anche spesso lui oltre ai canali americani, anche proprio perché mi è simpatico. E poi ho deciso quest'anno, siccome il mio era un Apple Watch 7, di cambiare e prendere l'Apple Watch 10, non solo perché la batteria mi stava andando un po' in là, ma anche perché c'è lo schermo un po' più grande, il colore finalmente è nero e non è un colore grigio scuro brutto, finalmente è un po' come quelli che ho sempre voluto ma che costavano troppo, che erano quelli d'acciaio nero. Adesso questo sembra acciaio perché è lucido. Poi hanno aggiunto alcuni sensori, il fatto che puoi metterlo sott'acqua e vede la profondità, diciamo che anche qua lo schermo, le performance, diciamo che non ci sono troppe migliorie, però si spera in Apple Intelligence. Io sono molto curioso dell'intelligenza artificiale, la utilizzo tanto e ho fatto anche un video riguardo l'intelligenza artificiale, ve lo lascio in descrizione, in cui dico la mia e cosa ne penso, ma questo è un po' il motivo per cui ho preso l'iPhone nuovo. Ecco ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se voi l'avete preso o se non me ne frega assolutamente niente, benissimo, sono super contento per voi, anzi sono anche un po' invidioso della vostra, della vostra situazione. Io purtroppo ho questa passione, finalmente anche nero, quindi è un po' in pandan con me stesso, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!